Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Come vedete cambiano le postazioni ma restiamo sul pezzo anche perché ieri sera abbiamo chiuso finalmente per l'attaccante del campionato del Napoli di Serie A 2024-2025. C'è l'accordo per Lukaku, 30 milioni al Chelsea più 15 milioni di eventuali bonus. Andremo a vedere un attimo cosa è successo, faremo il punto della situazione perché ci sono dei risvolti anche per McTominay. Analizzeremo un momento la situazione Osimhen perché adesso si sblocca il mercato del Napoli, è tardi, è vero, ma l'importante è che abbiamo sbloccato questa situazione. Probabili formazioni di Napoli-Bologna perché ci sono delle novità anche lì e andiamo a vedere cosa sta succedendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se passate per la prima volta sotto questo contenuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Partiamo da Lukaku e ciò che sta succedendo in Inghilterra. Sembrava non muoversi praticamente niente fino a ieri pomeriggio. Ieri sera arriva la fumata bianca per Lukaku, 30 milioni acquisto e non prestito, 15 milioni di eventuali bonus ma difficili da raggiungere, questo c'è da dirlo. Operazione che potrebbe complessivamente arrivare a 45 milioni, 3 anni di contratto a Lukaku e a quanto si legge il 30% della futura rivendita dovrebbe andare al Chelsea. Nel caso Lukaku in età ancora più avanzata venisse poi venduto a 10 milioni, ad esempio, il 30% va al Chelsea, il resto se lo prende il Napoli, però sarebbe poi diciamo un'operazione che frutterebbe sia al Chelsea sia al Napoli nel caso si presenti poi la rabbia di turno tra 2 o 3 anni. Quindi vedremo come andrà a finire, ma è molto presto e analizzeremo poi a tempo debito. Adesso ci godiamo l'acquisto. Conte all'attaccante che voleva, quindi al campo l'ardua sentenza, si sblocca la situazione attaccanti e quindi adesso possiamo concentrarci sia sui centrocampisti che arriveranno, perché a quanto si legge su Gilmour le dichiarazioni diciamo dell'allenatore del Brighton non lasciano niente di buono, perché l'allenatore dice: io credo che Gilmour sarà del Brighton anche dopo questa fase di mercato. A quanto si legge, il Napoli ha offerto 25 milioni per McTominay e quindi facciamo 1+1, molto probabilmente non arrivando a Gilmour uno dei due dovrebbe finire comunque a Napoli, e cosa buona e giusta sarebbe il calciatore del Manchester United, che io stimo tecnicamente e tatticamente, farebbe le fortune del Napoli e di Conte. La situazione Osimhen, ricordiamo un attimo nel passato Calenda e Mourinho al Real Madrid. Maicon doveva andare al Real Madrid, si parlava di Maicon al Real Madrid, saltò l'operazione perché comunque con Calenda è difficile, è anche difficile un tantino trovare la soluzione. Infatti il Napoli, quando si è seduto in quel di gennaio per il rinnovo, Calenda aveva anche dato garanzie per quanto riguarda la vendita del calciatore nigeriano, cosa che poi non c'è stata in questa sessione di mercato, perché se riavvolgiamo un attimo il nastro senza scagliarci direttamente contro la società e contro il Napoli e abbiamo fatto una cazzata eccetera eccetera, il Napoli diciamo che ha avallato le richieste del calciatore e del procuratore parandosi un attimo con la clausola da 130 milioni, cosa che andava fatta. La cosa che ha sbagliato il Napoli forse nella sessione di mercato è nel metterlo direttamente fuori rosa Osimhen, e quindi sei stato preso un tantino per la gola. Però in quel di gennaio diciamo che non è l'errore non è tutto del Napoli, perché il Napoli, diciamo, colloquiando con uomini o tra virgolette uomini, si pensava che fossero uomini seri, credeva che in questa sessione di mercato si piazzava Osimhen senza alcun problema. Invece non è stato così, ma abbiamo sbloccato, abbiamo l'attaccante e quindi
nel caso dovesse partire in questa sessione di mercato, difficile perché i giorni sono pochi per l'operazione Osimhen, vedremo, potrebbe andare via anche in quel di gennaio, non a clausola piena, alla metà della clausola, 65-70 milioni, non mi faccio più il problema, anche perché sul canale l'abbiamo già detto, per l'ammortamento dei cartellini il Napoli diciamo opera così, il 40% il primo anno, il 30% il secondo e così via, quindi anche 65-70 milioni sarebbero una plusvalenza non da poco, che poi andrebbero un attimo a diciamo portare ossigeno nelle casse del Napoli, visto che siamo oltre i 100 milioni spesi con l'acquisto di Lukaku e arriverà comunque un centrocampista sicuramente, quindi molto probabilmente il Napoli si avvicinerà, se non supererà i 150 milioni di mercato fatto con Neres, Spinazzola a parametro zero, Buongiorno, Rafa Marin, Lukaku, eccetera, eccetera. Detto questo, cerchiamo di mandar via questi elementi da Napoli che non vogliono assolutamente il bene della società, al di là che possano dichiarare durante le interviste io voglio il bene del Napoli, lo scudetto, eccetera, eccetera. A Napoli diciamo che non vieni ricordato perché hai vinto lo scudetto e hai fatto parte di quell'11 se poi come uomo ti poni in maniera totalmente insufficiente. E Osimhen questo sta facendo e questo ha fatto. Il Napoli gli è sempre andato incontro anche a livello caratteriale, diatribe social, TikTok, eccetera, eccetera, discoteche, serate, gestione diciamo dell'uomo, tra virgolette sempre uomo, molto ma molto difficile, quindi togliamoci quest'ultimo dente così facciamo una bella ripulita, tanto l'attaccante è arrivato e noi abbiamo sempre un match a settimana, cosa da ricordare perché noi non abbiamo 3 partite a settimana, l'infrasettimanale, quindi va benissimo così, poi il binomio si ricompone ciò che è stato in passato Conte Lukaku e anche se dovesse rendere Lukaku un 20% in meno di ciò che è stato con Conte in tempi non sospetti, a noi comunque andrebbe bene perché vorrebbe dire tanti gol e punti in saccoccia. Detto questo, il Napoli, a quanto si legge, ha offerto 25 milioni per McTominay, il Manchester United ne vuole 30 e molto probabilmente la trattativa potrebbe sbloccarsi perché, come ho detto poc'anzi, c'è non scetticismo, ma ci sono diciamo delle situazioni poco chiare per quanto riguarda Gilmour e il Brighton e le dichiarazioni dello stesso allenatore. Ieri Di Marzio ha detto che comunque il Brighton ha l'accordo verbale col calciatore O'Reilly e quindi potrebbe sbloccare l'uscita di Gilmour, ma il Napoli a quanto pare ha già aspettato tanto e si deve muovere con i colpi a centrocampo. Vediamo come e con chi si affonda, diciamo, in mediana. Detto ciò, io sono più che contento che abbiamo portato Lukaku a Napoli, al di là che si possa dire sì, 30 milioni più 15 milioni di bonus difficilmente raggiungibili, da sottolineare perché sono difficili da raggiungere e arriveranno poi il perché e il per come si sbloccheranno questi 15 milioni di bonus triennale a Lukaku, 30 milioni si diceva e 30 milioni hai versato comunque, o meglio, verserai nelle casse del Chelsea per l'acquisto dell'attaccante. Sono contento perché non volevo, l'unica cosa che non volevo era reintegrare Osimhen per quanto riguarda la situazione attaccante, perché sarebbe stato poi diciamo difficile da gestire, è stato fuori, si è allenato da solo, continua ad allenarsi da solo tra vacanze in barca, eccetera, eccetera, e quindi dobbiamo disfarcene quanto prima lui e il suo procuratore. Poi visto che Calenda diciamo gestisce anche Juan Jesus, possiamo anche includere Juan Jesus in omaggio nel pacchetto totale, così facciamo bingo
e ci togliamo tutti i denti che possono portare dolori a questa bocca. Ultima considerazione su Calenda, perché va detto, perché poi è facile scagliarsi sempre contro la società in quel di gennaio quando è stato fatto il rinnovo, ma il Napoli ha avallato le richieste del calciatore e del procuratore, che comunque aveva dato, tra virgolette, garanzie nel piazzare il suo assistito in questa sessione di mercato. Poi noi abbiamo solo visto che si è affacciato il Paris Saint-Germain un mesetto fa con i 70 milioni, ballavano 14 milioni di commissione per quanto riguarda Calenda e comunque non si è fatto niente. Quindi diciamo che non è sempre solo il Napoli che sbaglia, ma ci sono diversi fattori da considerare. Le probabili formazioni in casa Napoli per quanto riguarda il Bologna, e chiudiamo questo video. Allora, il Bologna si è schierato contro il Parma con Orsolini, Fabian e Ndoye dietro la punta che era Castro. Io ho letto questa mattina in casa Napoli possibile impiego di Buongiorno a sinistra. Spinazzola si siede per far spazio ad Olivera e quindi potremmo vedere lo scenario di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka, chissà, e Mazzocchi, gli esterni di centrocampo. Io mi auguro che sia solo un'indiscrezione e che Buongiorno faccia il centrale di difesa, come ho detto ieri, con Olivera a sinistra, perché dobbiamo pur provarlo questo braccetto, altrimenti siamo veramente molto corti in difesa e dobbiamo considerare l'eventuale impiego saltuario di Juan Jesus, che io non vorrei vedere più in campo, ma non perché voglio scagliarmi contro il calciatore, perché Juan Jesus ha 20 minuti buoni e una partita intera non la può fare, quindi da subentrato 20 minuti alla fine ci può anche stare, ma diciamo in pianta stabile da titolare assolutamente no. Quindi quella situazione Olivera provato come braccetto comunque è da vedere e non sappiamo quando lo vedremo. Speriamo domani e speriamo che questa indiscrezione sia comunque sbagliata, quella che stiamo leggendo stamattina. Ndoye sulla fascia di Di Lorenzo in questo caso, Orsolini sulla fascia dell'eventuale Olivera quarto di centrocampo, Buongiorno braccetto. Non mi creo problemi sulla fascia di Orsolini, ma Ndoye per quanto riguarda Di Lorenzo, Mazzocchi con Rachmani centrale, diciamo qualche grattacapo me lo porta, e quindi vorrei vedere appunto, come ho detto, quella difesa. Rachmani, Buongiorno, Olivera, braccetto. Vedremo poi come si schiererà il Napoli. La della punta ne abbiamo già parlato, ovviamente Lukaku non è che arriva stasera e domani gioca, anzi le visite mediche sono per martedì, a quanto ho letto. Ci sono anche le visite mediche per Gilmour lunedì, però le ultime danno comunque una trattativa in fase di stallo, perché non si sa praticamente niente di certo, anche se date le notizie, visite mediche per lunedì. Le visite mediche saranno quelle di Lukaku, che lo vedremo nella terza di campionato, credo, contro il Parma. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come avete vissuto, diciamo, questa nottata con la punta che è stata comprata dal Napoli. Sempre forza azzurri, sempre forza Napoli. C'è una partita da giocare domani, ci sono 3 punti da portare a casa e concludiamo, perché 3 li abbiamo già persi nella partita scorsa e quindi questi 3 non si possono assolutamente perdere. Ndoye ed Orsolini non devono e non possono farci paura insieme a Castro e a Fabian. Sempre forza Napoli, ciao!